Ben ritrovati amici della Rossonera qui a Mattino Milan, il 10 settembre del 2024, ultimo giorno di sosta nazionale, con stasera si chiude la parentesi appunto delle nazionali, gli ultimi a scendere in campo saranno americani e olandesi per quanto ci riguarda, quindi Renders, Musa, Pulisic eccetera eccetera, per poi tornare da domani a Milanello e preparare le sfide che ci attendono, Venezia, Liverpool e Inter. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Insomma, pausa nazionale che ci ridanno alcuni giocatori meglio, alcuni peggio, insomma, grande classico, insomma, niente di... Pausa nazionali, non pausa del vostro supporto che invece Mm. continua, quindi cliccate il tasto del mi piace, supportateci, arriviamo a 1000-1500 like per questo video, scriveteci un commento, diteci la vostra, iscrivetevi perché almeno un terzo di voi non sono iscritti, quindi cliccate l'iscrizione che è gratuita e niente, continuate con il supporto, grazie a tutti coloro che lo fanno. Invece, ricollegandomi alla pausa nazionali, Mm. è finita, una di 3 se non sbaglio, è andata e già è una grande cosa, ti direi. Sì, tre? Sì, tre, quest'anno sono tre, settembre, ottobre e marzo, se non ricordo male. O no, forse c'è anche novembre, vabbè, nel caso quello che sarà, sarà. Detto questo, bisogna iniziare un po' a parlare anche eh, del futuro, insomma, di quello che ci aspetta, anche se, insomma, l'ambiente generale riflette un po' il momento, insomma. Qualcuno ha già fatto notare che per la partita contro il Liverpool lo stadio ancora non sia tutto esaurito, anzi ci sono ancora ampi spazi in determinati settori. È ovvio che se andate a vedere la mappa dei settori ce ne sono veramente tanti a disposizione, poi se entrate ci sono alcuni settori che magari hanno solo soltanto 5-6 posti liberi. Alcuni, e sono una buona parte, hanno la gran parte dei posti disponibili per una partita di cartello dai grandi prezzi e per ora ancora non dalla grande, diciamo così, affluenza. Però Simo, ti faccio una controdomanda: tu sei stupito? Perché In io non parte sono sì, devo stupito. dire. Cioè, nel No, io senso, non sono stupito del fatto che sia accaduto, sono stupito del fatto che sia accaduto ora. Nel senso che prima o poi, dai e dai, è ovvio che se si spegne il fuoco, piano piano succede questo. Io non Poi, sono stupito per alcuni motivi semplici. Forse ci siamo dimenticati già il passato, cioè lo rimuoviamo con facilità. Nel calcio conta quello che fai stasera, conta al massimo quello che hai fatto una settimana fa, conta soprattutto quello che fai tra una settimana. Quello che hai fatto già un mese fa non conta più niente, no, e cade nel dimenticatoio. Se noi prendiamo gli ultimi anni del Milan, cioè il tifoso del Milan, raggiunge una semifinale di Champions, ottimo risultato, grande risultato, in cui esce con l'Inter e che se non è per no, ma Rodri, certo. ecco. In aggiunta a questo il Milan fa quinto in campionato, ce lo ricordiamo tutti. La stagione dopo il Milan fa secondo, ma se elenchiamo i fallimenti arriviamo a 25 minuti di questo video di Mattino Milan e soprattutto le figuracce che abbiamo fatto sia con l'Inter che in generale anche in Europa, non finiamo più. Inizia questa terza stagione, passami il termine, e il Milan fa 2 punti in 3 partite. Il Milan in estate sceglie Fonseca, sta dietro un attaccante e poi lo perde, sta dietro 2 mesi a un mediano e lo prende a 5-6 giorni dalla fine del mercato, a poco tempo alla fine del mercato, gestisce il finale di mercato in maniera imbarazzante. Io non mi stupisco, cioè la pazienza ha un limite. Poi capisco che non sia il Milan che faceva nono in classifica, che aveva Poli, Cerci, Ondame, Nez, tutto quello che vuoi, e che sia un Milan diverso, che economicamente ha una struttura molto più stabile, che funziona dal punto di vista delle partnership, come quella che è uscita anche ieri con gli Yankees, e tutto quello che vuoi. Ma siamo una squadra di calcio. I tifosi del Milan vanno allo stadio per vedere 11 ragazzi che giocano a pallone, non per vedere il No, i brand. tifosi sì, i tifosi sì. E Gli quindi spettatori no. e quindi se il Milan va allo stadio, cioè se il Milan va male
e i prezzi dei biglietti costan tanto, e se io tifoso del Milan mi immedesimo in questo momento, perché tanto noi siamo in tribuna stampa, devo andare a spendere magari tanti soldi per una partita che per carità è di cartello, per vedere un Milan come quello che abbiamo visto in questo avvio, dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, a me non stupisce questo risultato. Poi manca ancora una settimana, magari molti settori andranno riempiti, non so, e probabilmente accadrà, perché anche magari, che ne so, una vittoria col Venezia, anche convincente, che mi auguro possa accadere, può ridare un pochino di miccia, no, ad alcuni Mh. tifosi. Però a me non stupisce, cioè a ogni azione corrisponde una reazione o una conseguenza, ma in tutte le cose della vita, non solo nel calcio. E nel calcio, quando la squadra va male, quando c'è una visione che per i tifosi magari non è la visione corretta, la conseguenza è: non spendo 180, 200, 120, non so quanti sono, euro per andare a vedere Milan-Liverpool il martedì sera. Al limite me la guardo da casa, al limite magari qualcuno non se la guarda nemmeno, visto come stiamo andando. Cioè è tutto normale, è il normale, diciamo, accadere delle cose, perché non siamo un'azienda di elettrodomestici, non siamo un'azienda di finance, siamo una squadra di calcio. Squadra di calcio devono vincere le partite, alzare i trofei, o se non riescono a farlo, avere l'ambizione di e la priorità di. E il Milan non ce la sta avendo, e sul campo si vede. Lo so, il problema è che di base bisognerebbe capire che, soprattutto per quanto riguarda il calcio europeo, in Italia ancor di più, quello che muove tutto è la parte sportiva. Poi che a parole lo si dica, ma che a fatti poi non venga fatto, è ancor più grave, perché se poi addirittura viene detto: "Ah, ma abbiam capito adesso, che forse all'inizio no, ma adesso abbiam capito che senza la parte sportiva non arriva nient'altro." La parte sportiva traina qualsiasi cosa in questo sport, che può piacere o non piacere, ma funziona così. Cioè non esiste che per 10, 15 anni una squadra non vinca e viene continuamente sostenuta, seguita, eccetera. Al livello di quando magari può esser seguita quando invece vince o comunque è competitiva. Purtroppo funziona in maniera diametralmente opposta. Andiamo un secondo sulla squadra Henry, e comunque a proposito di fiducia, viene ridata fiducia a Teo e Leao, questi 2 birbanti che sono stati perdonati e tornano titolari contro il Venezia. Ehm, vabbè, no, ma ci sta. Allora, l'errore è stato fatto, Sì. è giusto valutare il fatto che sia stato commesso questo errore. Detto questo, se vuoi vincer le partite, devono giocare questi 2. Se no, a chi ci attacchiamo? A Terracciano? A Loftus-Cheek? A Chukwueze? Se volete ci attacchiamo a questi, perché questi, cioè, non è che alla fine della fiera chi tira la carretta dei gol e degli assist, sì, sono loro, sono Pulisic e sono la punta quando giocherà nel caso. Son loro, Quindi Sì, mi fa il molto Milan è questo ridere. adesso, è inutile che ci spacchiamo la testa pensando possa essere qualcosa di diverso. Fino al 30 giugno è questo. No, no, ma mi fa molto ridere questo perdonati col fuoco sotto, cioè mi fa sorridere, però fin quando mi ripeterò all'infinito, fin quando parleremo di e il focus sarà e la lente sarà su Teo e Leao, per me non andiamo da nessuna parte, ma non perché han fatto giusto o perché non hanno sbagliato. I ragazzi hanno sbagliato ed hanno un deficit dal punto di vista della maturità, abbastanza importante, non siamo qui a non dire questo. Fin quando non capiremo però che tutto quello che è accaduto e il momento di questi 2 ragazzi sia un sintomo che molte altre cose non vanno, per me non ci siamo proprio, cioè continuiamo a darci un po' la zappa sui piedi. Poi sì, possiam Eh, star qua a dire domenica sì e l'altra pure: ma quello ciondolo, Matteo è spento, è svuotato." Sì,
poi scaveremo a una certa, andremo a scavare, andremo a capire il motivo per cui Teo Hernandez 3 anni fa era il terzino più forte del mondo e adesso invece perde mana al primo passo. Capiremo un giorno perché. Mancanza di motivazioni, mancanza di stimoli, qualcosa che non va a livello sportivo della squadra, non lo so. Un giorno proveremo anche a scavare e andare oltre ai sintomi, non fermarci ai sintomi, perché oltre ai sintomi servono anche le diagnosi, cioè capire che cosa c'è che non va. Guarda, io penso che, come detto dal titolo, sia tutto riconducibile a una sorta di unica parola, ovvero la fiducia. Non c'è fiducia da parte dei tifosi in quello che si fa, non c'è fiducia da parte dei giocatori probabilmente in quello che si fa. Manca unità di intenti, chiamatela come volete, insomma, manca fuoco di gruppo, non so. Mi sembra un po' tutto scollegato a sé e quindi ognuno va per sé. A proposito di questo, oggi Gazzetta ci dice che Fonseca ha lavorato tanto sul reparto arretrato e resterà più basso per proteggere meglio Maignan. Lo spero, non so come, onestamente, visto che negli ultimi 7-8 giorni sono allenati 3 volte, quindi non so come si sia potuto lavorare sul reparto difensivo, dato che appunto, oltre a che non mancavano Pavlovic e Teo, e va bene, ma non ci si è allenati, quindi o si è fatto delle gran lezioni teoriche oppure Sedute non lo so, video, non lo so. non lo so. Sedute video Non lo a so, casa, però direttore, tu invece mandate ti via sei DVD. allenato? Tu ti sei, hai Io mi sono lavorato? Sei allenato pronto perché per l'asta? tra pochi giorni riparte il campionato e quindi bisogna rischiarare la formazione. L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo. E come detto, con 20 euro potete essere dei nostri, con la possibilità di iscrivervi alla Lega di Fantacalcio di Fantalgoritmo, di Radio Rossonera, essere tra quelli che partecipano e quindi iscrivere la propria squadra, giocare ogni domenica, poter vincere una maglietta del Milan e alla fine della stagione vincere anche i premi Apple, sbloccare tutte le caratteristiche principali di Fantalgoritmo, perché sono molti di più rispetto a quelle del pacchetto base. E quindi, caro Henry, oltre al campionato sarà tempo di fantacalcio. Eh sì, cioè, il nuovo mega iPhone o comunque il massimo premio Apple a disposizione non sarà disponibile per voi, vi devo dare questa notizia. Potrete vincere solo dal secondo perché il primo è già destinato al king del fantacalcio, Simone Cristao, che è già in cima alla classifica e quindi imprendibile e quindi il primo premio Apple andrà a lui. Voi potete puntare dal secondo in poi su Fantalgoritmo. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi. Grazie anche a te Enrico Boiani, ciao. Ciao, ciao, buona serata e ci ritroviamo con gli altri appuntamenti di oggi su Radio Rossonera. Forse.